Ah, che bello, proprio bello, mi piace come è venuto. Sembra una fotografia veramente. Bello, bello, bello. Anche i particolari, i dettagli, proprio mi piace. Piastrelle ne sono state fatte a centinaia, migliaia, tutti i gruppi Facebook, YouTube fanno vedere piastrelle fatte. Devo dire che a me non erano mai interessate troppo, non era un progetto che attirava la mia attenzione. In passato ne ho fatte giusto un paio per prova, ho fatto queste qua che potevano essere da mettere fuori dalla porta di casa al posto del numero tradizionale. Tra l'altro queste erano delle piastrelle particolari, a parte la misura, ma erano un po', diciamo, ruvide, lavorate in superficie simil pietra. Ecco. Poi ne avevo fatto una con una fotografia di un viaggio, di una vacanza, l'avevo regalata a un mio vicino, ma in questi ultimi giorni ho provato a fare qualcosa di un po' più curato, come questa, che adesso vi farò vedere nel dettaglio come l'ho realizzata, scaricando un'immagine creata opportunamente per essere lavorata al laser, e questa invece creata da me con l'intelligenza artificiale. È un lavoro, diciamo, medio semplice, anzi più tendente al semplice, basta colorare un attimino prima la piastrella, avere la giusta impostazione grafica e metterla sotto il laser, non ci vuole molto di più. Ma andiamo a vedere come l'ho fatta. La partenza è avere una piastrella bianca. Ci diamo sopra una mano di vernice di acrilico spray nero, anzi facciamo due mani incrociate, non occorre attendere che si asciughi la prima mano dalla seconda, quindi diamo la prima in orizzontale e subito dopo procediamo con una seconda mano in verticale. Attendiamo che tutta la vernice sia bella asciutta e intanto andiamo sul sito Laserpeak e cerchiamo l'immagine che ci interessa. Qua possiamo scaricarla, ma è importante selezionare i DPI più vicini a quelli della nostra macchina. Nel mio caso lo Sculptfun S30 Pro da 10 watt ha un DPI che si avvicina ai 318. Attendiamo il tempo perché è una versione non abbonamento, senza abbonamento, e scarichiamo l'immagine. Una volta scaricata l'immagine andiamo a elaborarla, possiamo usare qualsiasi software grafico, molti utilizzano GIMP, Photoshop ancora più professionale, ma si può utilizzare anche ImageR che è un software web. Carichiamo l'immagine appena scaricata, attendiamo che si apra, ecco qua, selezioniamo l'immagine e dovremo dare pochi dettagli. Il primo è quello della misura. Abbiamo detto che la piastrella misura circa 20 x 20 centimetri, quindi andiamo su Resize e scegliamo la misura, scegliamo millimetri e controlliamo. Bene, ci siamo, controlliamo i DPI, perfetto. L'importante è che la misura data qua poi non venga più modificata quando la andiamo a importare in Lightburn, quindi controlliamo che qui la misura sia giusta. Adesso scegliamo il materiale, ci offre diversi algoritmi, in questo caso io utilizzerò Casia e sceglierò appunto piastrella bianca dipinta di nero. Sostanzialmente il programma ci andrà a fare il negativo perché andrà a lavorare in sottrazione, ovvero toglierà il nero che abbiamo appena dipinto sulla piastrella. Vedete infatti che l'immagine è una sorta di negativo. Andiamo a scaricare l'immagine, io solitamente la scarico in PNG e sconsiglio il formato JPEG a causa delle compressioni. Siamo su Letburn, abbiamo importato la nostra immagine, essendo questa già lavorata da ImageR con i suoi algoritmi, sappiamo che potremo inciderla senza dare altre impostazioni a Lightburn, quindi basterebbe andare sul livello dell'immagine, attivare questa funzione e Lightburn non darebbe nessun impostazione, non andrebbe a intervenire graficamente sull'immagine. La mia esperienza mi ha portato a capire, almeno per quelli che sono i miei gusti, che con questa tipologia di immagine l'opzione Stucchi di Lightburn comunque rende un dettaglio migliore. Pertanto io l'attivo. Queste sono delle prove che avevo fatto precedentemente.
l'importanza di fare le prove è proprio quella di capire quali sono i parametri più opportuni da utilizzare nel progetto che stiamo realizzando. Come vi dicevo prima, in questa prova, vedete, mi è servito per capire che l'immagine preparata da ImageR, che in teoria non doveva poi essere elaborata anche da Lightburn, veniva peggio se io sui Lightburn non avessi impostato Stucchi. Vedete, questa è l'immagine come esce da ImageR e questa invece è l'immagine poi elaborata anche dal parametro Stucchi di Lightburn. Facciamo uno zoom che magari si vede meglio. Potete vedere col parametro Stucchi, per esempio, i dettagli del naso sono nettamente migliori. Questo è Stucchi, questo è ImageR. Quindi prima l'ho preparata con ImageR e poi comunque su Lightburn ho dato anche il parametro Stucchi. In questo caso specifico, con questa immagine, con questa modalità, a me è sembrata la soluzione migliore. L'importante è verificare i DPI, sono 318 quelli impostati, che sono anche quelli compatibili col mio incisore. Sappiamo che se facciamo tasto destro possiamo fare regola immagine e andare a fare altre modifiche, a me adesso non interessano, quindi non ci rimane altro che fare il centraggio dell'immagine sulla piastrella. Io ho la telecamera che chi la utilizza sa non è sempre così precisa, ha bisogno di continui settaggi, cambia anche in base allo spessore del materiale utilizzato, però comunque a grandi linee mi aiuta a capire dov'è la piastrella sul piano di lavoro, anche perché avendo un piano molto grande farei fatica. Quindi la sposto più o meno un paio di frame per andare a capire esattamente dove metterla. Ecco, l'immagine misura un po' più di 200 x 200 mm, che è la misura della piastrella. Va bene così, perché così siamo sicuri che tutta la piastrella verrà ricoperta e anche il centramento che dobbiamo fare dovrà essere meno preciso, perché comunque non essendo proprio al millimetro siamo sicuri che poi l'immagine andrà a coprire tutta la piastrella. Quindi facciamo il frame, verifichiamo. Frame perfetto, possiamo partire la lavorazione. Alla fine, per evitare che dei graffi involontari lo possano rovinare, lo finalizzo sempre passandoci una spruzzata di vernice trasparente sopra. Allora, dire che il lavoro è perfetto sarebbe forse poco modesto, però è un risultato che non mi aspettavo, veramente bella. L'immagine, è vero, era creata appositamente per essere incisa al laser, ma è venuta veramente bene con dettagli elevatissimi, una luce perfetta, bella, bella, mi piace veramente molto. Con questo filmato vi abbiamo mostrato come è possibile incidere una fotografia, un'immagine, un qualcosa ad alta risoluzione su una semplice piastrella. È un procedimento abbastanza semplice, avete visto tutte le fasi e potete replicarlo in un batter d'occhio. Vogliamo ringraziare Riccardo Muscarella perché ci ha permesso di condividere i nostri contenuti nel suo gruppo Facebook che conta più di 10.000 iscritti e infine dobbiamo chiedervi di ricordarvi di iscrivervi al canale. Per voi è un semplice click, non costa nulla e invece per noi è un grosso incentivo per andare avanti. Per ultima cosa possiamo pensare insieme al video della prossima settimana, magari scrivetelo nei commenti, si potrebbe farvi vedere come abbiamo realizzato i supporti che avete visto che utilizziamo per tenere le nostre piastrelle. Con questo è tutto, ciao e a presto!